Una delle carenze più evidenti dell'essere umano è quella di non sentirsi mai abbastanza. Sembra un po' paradossale, no? Ma è possibile sentirsi abbastanza? E da dove proviene questa condizione di non sentirsi mai abbastanza? Lo vediamo insieme in questa nuova puntata del podcast Comfort Zone. Immagina un mondo dove la crescita personale non richiede salti nel vuoto, dove il vero progresso avviene all'interno della tua zona di comfort, dove vivere appieno non significa correre senza sosta sulla ruota del criceto delle aspettative altrui. Se anche tu sogni questa realtà, sei nel posto giusto. Ti do il benvenuto in Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Buon ascolto. Comfort Zone. Comfort Zone. Comfort Zone. Ciao, rieccoci qui per questo nuovo episodio del podcast Comfort Zone. Io sono il dottor Emilio Gerboni, la guida per la tua evoluzione comoda, e ancora una volta indosso la t-shirt The Last of Us, no? Ispirata alla serie di The Last of Us, che è uscita la nuova stagione, quindi ho pensato di fare un tributo rindossandola. Oggi parliamo appunto di questa condizione del non sentirsi mai abbastanza, e devo dire che io penso che sia più facile incontrare per strada un unicorno oppure guardare in cielo e vedere un maiale volante che trovare una persona che si senta abbastanza autenticamente, no? Quindi non dichiarandolo, ma poi nel buio della sua stanzetta, nella sua intimità, vivere questa sofferenza di sentirsi non abbastanza, quindi di avere questo complesso. Ma diciamo, in sostanza, andiamo a risolvere subito la questione nel fatto che l'uomo non è abbastanza. E questo è un punto centrale, cioè noi come esseri viventi siamo biologicamente inferiori praticamente a tutte le specie esistenti. Siamo un progetto speciale, come anche lo definiva il filosofo e sociologo Arnold Gehlen, tedesco, che appunto mette come tematica centrale proprio questa intrinseca inferiorità e debolezza biologica dell'uomo, il quale riesce a compensare la sua debolezza biologica attraverso la tecnica, attraverso la tecnologia. Quindi la tecnologia diventa l'estensione dei nostri arti, diventa il modo che noi abbiamo per compensare la nostra deficienza organica e riuscire ad agire più adeguatamente sulla realtà. Quindi riconoscere questa nostra debolezza intrinseca è in realtà, può diventare il nostro punto di forza, proprio perché lo è diventato in quanto, non avendo tutto quel corredo di istinti, di comportamenti automatizzati, di attrezzature e specializzazioni per far fronte alle esigenze del mondo, della natura, che per noi è ostile rispetto alla maggior parte degli animali, che non hanno bisogno di ospedali, di cure in un certo modo, cioè si curano da soli, vivono diciamo tranquillamente, hanno tutta una serie di sistemi che non devono apprendere soprattutto, cioè sono già innati, quindi hanno un bagaglio innato, mentre noi abbiamo la caratteristica che se diciamo agissimo senza andare a installare delle abilità in noi e quindi acquisire dei potenziamenti, saremmo spacciati, saremmo delle pippe infernali, no? Questa è la cosa, quindi nessuno nasce imparato, come si suol dire, gli animali si nascono imparati. E quindi questo già ci inizia a portare verso una chiave di possibile soluzione di questa problematica, nel fatto che diciamo la sensazione di non sentirsi abbastanza si dissolve nel momento in cui noi accettiamo di non essere abbastanza, di essere senza problematiche, anche se vedremo come è difficile riuscire a
accogliere questo dato di fatto perché appunto ci sono delle problematiche che ostacolano l'accettazione del non essere abbastanza. Ma le vedremo tra poco nello sviluppo di questo episodio. Ora, la natura cosa si è inventata per noi, per fare in modo che riuscissimo a sopravvivere? Ha inventato un meccanismo che anche qualche animale condivide, che si chiama la neotenia. La neotenia consiste nel fatto di mantenere delle parti infantili, immature dell'organismo. Questo facilita la plasticità del nostro organismo in modo tale che ci possiamo sviluppare, quindi possiamo acquisire nuove informazioni, possiamo crescere, continuare a crescere, quindi non si blocca lo sviluppo. E questo per noi è particolarmente evidente perché un neonato rispetto a un adulto c'è una differenza abissale, no? Di un adulto formato o di un adulto sformato. E diciamo perché noi abbiamo proprio bisogno di questo periodo molto molto lungo per poter essere decentemente adeguati a far fronte a ciò che ci aspetta là fuori. Quindi un arco di tempo in cui siamo necessariamente dipendenti da altri e dobbiamo fare quindi un percorso di formazione, altrimenti schiantiamo là fuori. E questo percorso, diciamo, è diventato lungo, estremamente lungo, perché ciò che è richiesto nel mondo esterno per reggere, sostenere la pressione è sempre più elevata come dimensione quantitativa di specializzazioni, di qualità, e comunque capire qual è la strada giusta per poter acquisire ciò che serve per. Però diciamo che noi abbiamo questa finestra di plasticità in cui possiamo modellarci molto più che più avanti, dove diciamo questa argilla si inizia un po' a solidificare e rimaniamo plastici tutta la vita, però proprio per questo meccanismo, perché noi abbiamo bisogno di compensare le nostre carenze organiche, quindi abbiamo bisogno di imparare tutta la vita, continuare ad acquisire strumenti e anche adattarci ai cambiamenti che noi stessi poi andiamo a generare sulla realtà. E quando parliamo di tecnologia, che è la nostra estensione con cui noi viviamo in simbiosi e senza la quale non saremmo adatti e adeguati, parliamo anche della cultura, del linguaggio, quindi l'invenzione della società è un'invenzione tecnologica che ci permette di vivere meglio di quanto non ci fosse la società, diciamo. Quindi uno può dire che schifo la società, però è evidentemente una situazione migliore dell'assenza di questo, diciamo, costrutto, no? che porta poi ci dà stabilità, ci aiuta a vivere insieme, più organizzati e così via. Ora, diciamo che la nostra carenza nasce da alcuni aspetti, cioè nasce dal fatto che un'altra peculiarità dell'essere umano è quella di essere, come dire, non uguale. Non siamo dei cloni come l'esercito dei cloni, ma ognuno di noi ha una sua particolarità e unicità e che va a sviluppare determinati talenti, predisposizioni, mentre tutta un'altra serie di aspetti sono carenti a maggior ragione, no? Aspetti che in altri esseri umani non sono carenti, in alcuni esseri umani sono carenti e viceversa. Quindi ognuno di noi possiede delle doti, delle capacità, delle abilità, eccelle in qualcosa o ha il potenziale per eccellere in qualcosa, e in altre cose è una chiavica e più di tanto non può fare. E questo vale per tutti, vale per me che sono chiavica in tantissime cose, vale per tutti, e non c'è niente di male, perché molte volte anzi le caratteristiche chiavica sono specularmente, diciamo, il negativo delle caratteristiche in positivo di quelle che poi si manifestano come qualità. Quindi questa cosa ci fa anche dire che dobbiamo anche stare attenti quando valutiamo le persone, diciamo quello mi sembra un grandissimo, lui è perfetto di su e di giù, perché molte volte incappiamo nell'effetto alone, cioè quel bias secondo il quale se noi vediamo una persona che ha una caratteristica stimabile, gli attribuiamo anche per associazione altre caratteristiche che non sono manifeste e che probabilmente sono carenti, molte volte anzi è proprio l'opposto. Cioè per esempio se uno è bello pensiamo anche che sia buono, che sia intelligente,
che sia ricco e così via, insomma, quindi gli andiamo ad attribuire delle virtù che probabilmente non possiede, quindi quando vediamo un personaggio che magari stimavamo, un bravo attore, un bravo sportivo che commette delle cose poco, diciamo, poco carine, ci stupiamo, no? Rimaniamo sbigottiti e diciamo: "Ma come quello lì che era così super, guarda che cosa va a fare", vediamo delusi. Ma in realtà poi molte volte, anzi, le caratteristiche super eccezionali spesso hanno come contrappasso proprio delle caratteristiche anche terribili, diciamo, nelle persone, come vi ho spiegato prima, no? E questo ci dice anche un altro aspetto, cioè che noi, in realtà, la nostra completezza, quindi il fatto che ognuno di noi è una specie di tassello di un puzzle, di un organismo più ampio, e noi quindi ci dovremmo vedere completi abbastanza nel momento in cui ci uniamo, ci integriamo e mettiamo insieme tutti questi nostri pezzetti di abilità, di capacità, coordinandoli insieme. Quindi siamo un super organismo in realtà, che sempre anche integrati con la tecnologia, che ovviamente non viene a mancare, però insieme il nostro organismo, quindi insieme a quello degli altri, diventa un organismo unico. Quindi, tornando all'esempio del puzzle, noi ci possiamo considerare come dei pezzi di puzzle. Il pezzo di puzzle va benissimo, cioè è completo nel suo essere un pezzo di puzzle, però senza tutti gli altri pezzetti non va a completare quello che è il senso generale del puzzle, no? Quindi questa è una logica, una visione che ti può aiutare a far fronte a questa dimensione del non essere abbastanza. Ora, il problema è che non essere e non se non sono abbastanza e non voglio essere percepito come abbastanza, la nostra tecnologia va a cercare di nascondere questo aspetto a noi stessi e possibilmente anche agli altri, e quindi la tecnologia ha prodotto tantissime cose che possono portare a correggere le nostre presunte difettosità, no? Quindi i filtri estetici con le applicazioni, quindi anche se non ci andiamo a fare la chirurgia plastica, che è un'altra tecnologia che serve proprio a questo, possiamo usare filtri, possiamo photoshopparci, possiamo trasmettere e proiettare un'immagine migliore di quello che siamo poi, perché quello che siamo non ci va bene, perché non è abbastanza, è difettoso, è carente, e in sé anche il trucco è tecnologia, no? Quindi se io mi trucco o mi metto delle scarpe alte per sembrare più alto, anche questo è tecnologia, no? Quindi la tecnologia sembrerebbe cercare di proteggerci da questa sensazione di non essere abbastanza, anche se poi gli effetti in realtà sono esattamente l'opposto, no? Quindi cercare di diventare perfetti, quindi il perfezionismo, anche la ricerca del perfezionismo, al di là del camuffare il nostro aspetto, può portare invece all'opposto. Uno, perché è impossibile raggiungerlo, e come abbiamo detto è impossibile che uno raggiunga la perfezione in tutte le cose, e quindi è un'altra strategia, diciamo, fallimentare per cercare di colmare questo gap. E molte volte noi cerchiamo di colmare questo gap proprio per non sentirci, quindi per non attivare quella dissonanza cognitiva che ci fa sentire sbagliati rispetto a noi stessi, no? Perché quindi non essere abbastanza è anche sinonimo del sentirsi sbagliati, del sentire di avere qualcosa che non va, di manchevole e carente, che abbiamo detto è vero. Quindi basterebbe dire: ah, ok, è vero e non c'è niente di male, perfetto. Quindi la dissonanza cognitiva ci spinge molte volte a lavorare su di noi proprio per migliorare al fine di raggiungere questa eventuale perfezione, e questo, diciamo, che non è proprio una direzione corretta, così come non lo è quella di andare a sentire come abbastanza, quindi qualcosa che dovrebbe invece essere corretto. E qui andiamo nell'ambito dell'egosintonia. Che cosa intendo con il concetto di egosintonia? Allora, cioè, immaginiamo che io abbia un aspetto, che ne so, io ho gli occhiali, no? Non ci vedo bene.
se appunto fosse considerato qualcosa di lo è, una carenza biologica e effettivamente un'inferiorità il fatto di non avere la vista da aquila, quando ho fatto il militare me ne sono accorto perché mi avevano messo un punteggio scarso e non potevo pilotare gli aerei, mannaggia, era che io volevo diventare Top Gun. Non è vero, non volevo diventare Top Gun, volevo scappare dall'esercito, quindi alla fine la mancanza di vista mi ha aiutato. Ecco, se io volessi quindi dire no, però dai, se abbastanza questa caratteristica del non vedere è qualcosa che non ti definisce come non abbastanza, ecco, io non andrei a cercare di intervenire mettendomi gli occhiali per riuscire a vedere, se non volessi riconoscere questa aspetto di difettosità che mi impedisce poi di andare in giro, così come capita in altre situazioni. Nell'altra puntata avevo parlato della negazione della sordità da parte dei sordi, no? Quindi cecità e sordità diciamo che vanno abbastanza a braccetto, no? Come aspetti di negazione della realtà, che poi di quello stiamo parlando. Io ti aiuto, cerco di aiutarti morbidamente, un po' cazzeggiando, ad accettare la realtà, che come sempre non è proprio il massimo della vita. E vai coi giochi di parole. Comunque, quindi in questo caso diciamo che quello che combattiamo è una sorta di complesso di inferiorità che non viene risolto. Questo complesso di inferiorità ce ne parla Adler, che era un allievo di Freud, che ha sviluppato poi tutta una sua scuola, quindi si è distaccato proprio perché lui ha messo al centro della sua teorizzazione il complesso di inferiorità, a differenza del complesso edipico, quindi di tutti gli aspetti legati alla sessualità, allo sviluppo psicosessuale, che Freud aveva messo come elemento fondamentale. Ed Adler è anche uno di quelli che, uno dei primi psicanalisti, quindi, che mette in luce l'aspetto sociale, no? Quindi l'interazione tra società e individuo nella creazione, sistemi sociali, quindi più sistemico, uno dei primi sistemici che fa vedere come l'insorgenza di problematiche sia collegata anche all'interazione tra organismi sociali, diciamo così, famiglie e così via. L'educazione, chiaramente il processo di socializzazione e educazione che interviene. E quindi lui partiva da questo complesso di inferiorità come elemento da risolvere e il combattere per cercare di compensarlo poteva portare o a problemi oppure poi allo sviluppo del potenziale del soggetto, quindi in maniera funzionale. Questo è anche collegato, potremmo dire, in un certo senso al delirio di onnipotenza, no? Che può essere una forma di compensazione, il sentirsi grandiosi, il sentirsi fantastici, può essere quello che cerca di sopprimere e combattere proprio questo complesso di inferiorità, uno dei tanti modi possibili di cancellarlo, no? E dicevamo all'inizio della puntata, come mai è così difficile, come mai è così importante cercare di sentirsi abbastanza invece che riconoscere la propria carenza. Questo perché molte volte, nella maggior parte dei casi, l'idea di non essere abbastanza è collegato a dei significati molto gravi, molto importanti, quindi che sono più importanti del semplice, tra virgolette, non essere abbastanza. Molto spesso per la persona significa non essere amabili, non essere meritevoli, essere disprezzabili anche da se stessi ed essere attaccabili. E quando diciamo attaccabili, appunto, noi possiamo autoattaccarci, quindi essere una specie di autolesionismo, o essere attaccati dall'esterno proprio perché viene colpita una nostra debolezza. E questo ad esempio è molto evidente nel film Gattaca, non so se l'hai visto, un film bellissimo, quindi te lo consiglio, magari ne parlerò anche nella mia nuova rubrica Cinemood. Gattaca, dove sostanzialmente l'uomo, grazie alla tecnologia appunto, sviluppa la capacità di generare figli che hanno il corredo genetico migliore possibile nelle varie combinazioni infinite di corredi genetici di una coppia, e andando a togliere, eliminare tutti quei corredi di eredità familiari, di malattie di qualsiasi tipo, e quindi è il figlio migliore che può uscire una persona. Però ci sono alcuni romanticoni che continuano a fare figli nella maniera classica senza badare a corredi genetici, manipolazioni di questo tipo, e quindi chiaramente ottengono dei figli che sono geneticamente inferiori. Però si vedrà nel film come questa debolezza genetica
non rappresenterà affatto una debolezza della grandezza della vera umanità, che non è proprio rappresentata da questa forza, diciamo, di essere superuomo dal punto di vista delle prestazioni fisiche, ma è più appunto una sorta di forza vitale, di anima che è dentro di noi. Però è vero che in quella società dove si avviene questo tipo di divisione tra validi e invalidi, chiaramente gli invalidi vengono emarginati, che è uno dei terrori delle persone, anche se lì c'è la legge proprio che impedisce l'accesso, e quindi sono proprio dei reietti gli invalidi che si devono nascondere, quindi ci sarà chi cercherà di camuffare la sua identità con grandi sforzi proprio per cercare di sembrare valido, per non subire dei danni reali, quindi in questo caso la protezione da degli svantaggi e delle sofferenze molto molto importanti, e quindi delle minacce per la propria vita. Quindi in questo senso lavorare su di sé non significa cercare di, come abbiamo detto prima, colmare la propria dissonanza cognitiva, non vedere delle problematiche che richiedono la nostra attenzione, ma nemmeno significa lavorare per sentendosi un giocattolo difettoso, cioè appunto l'idea deve essere proprio quella di acquisire un'idea che non siamo un giocattolo difettoso, comunque siamo usciti, però possiamo migliorare. Quindi poi il lavoro di base sarebbe, come appunto la natura ci ha insegnato, dato che noi funzioniamo al meglio quando lavoriamo sul nostro potenziale, quando apprendiamo. Quindi in realtà il lavoro su di sé è proprio basato sul fare in modo di sviluppare al massimo il proprio potenziale, sviluppare più strumenti possibili e anche interagire al meglio con la tecnologia e diventare abili nel creare noi stessi tecnologie che siano mentali, che siano materiali, che siano ingegnerizzazioni di qualsiasi cosa, che ci aiutano a vivere meglio e a capire meglio la realtà. Quindi questo, diciamo, sarebbe l'approccio giusto e non semplicemente l'andare a tappare una dissonanza nel non sentirsi ok per come si è, e quindi andare a cercare di negare o evitare un aspetto che invece richiede attenzione e non negazione, no? Perché poi capita, ahimè, capita questa cosa qui, ed è anche chiaramente. Un altro elemento è quello che molte volte la sensazione di non sentirsi abbastanza, così come altri malesseri come il sentirsi in colpa e il senso di vergogna, sono in realtà delle spie che ci dicono che la persona ha vissuto delle esperienze traumatiche, e quindi ci dice che dobbiamo andare a elaborare queste esperienze traumatiche, di cui il malessere, il sentirsi male rispetto a se stessi è un effetto, è semplicemente un effetto, e con la risoluzione e l'elaborazione di quell'esperienza traumatica va anche a rientrare il malessere del sentirsi male rispetto a se stessi. Ora, non è così semplice, non è così immediato come sembra, che potrebbe sembrare da come l'ho detto, ma nemmeno molto più complicato di quello che ho detto, quindi è qualcosa che si può fare. Quindi spero che abbia detto abbastanza per questo episodio di Comfort Zone. Spero che tu abbia gradito e che gli spunti ti siano utili. Se ti è piaciuto l'episodio, condividilo, metti like, commentami quello che ti ha ispirato, quello che ti ha portato su cui ti ha portato a ragionare l'episodio, perché poi quello è l'obiettivo. E come sempre ti invito anche a iscriverti nella Quiet Mood Academy, nell'area riservata, dove troverai le risorse aggiuntive, quindi contenuti extra del podcast Comfort Zone, cioè mappa mentale, community, quiz e compagnia bella. Un abbraccio, ci vediamo al prossimo episodio, stay cushy not pushy, e un saluto dal dottor Emilio Gerboni. Ciao. Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.